Queste sono le immagini del lungo viaggio compiuto da un regista alla ricerca di un personaggio. Le immagini del lungo viaggio compiuto da Luchino Visconti alla ricerca di un volto, il volto di Tazio, il ragazzo che in Morte a Venezia appare a Gustav von Aschenbach come la realtà e il simbolo stessi della bellezza. Budapest è stata una tappa intensa ma vuota di risultati. Nel mettersi in viaggio Visconti aveva già in mente un volto, una presenza fisica, quelli descritti da Thomas Mann in Morte a Venezia, il racconto scelto dal regista per una reinvenzione sullo schermo. La trama del racconto, si sa, può essere riassunta in poche parole. La storia di Aschenbach, illustre scrittore tedesco che a 50 anni avverte con spavento il declino biologico, la mancanza di gioia nel lavoro e, preso da un impaziente desiderio di fuga e di cambiamento, lascia la sua casa di Monaco di Baviera e parte per una vacanza al Lido di Venezia. Del suo stesso albergo al Lido è ospite un 12enne polacco, Tazio. Lo scrittore resta incantato dalla meravigliosa bellezza del ragazzo, un dono tanto più facile e felice della perfezione estetica che egli raggiunge non sempre e sempre con crudele sforzo nella creazione artistica. Ora Tazio è descritto da Thomas Mann come un ragazzo biondo dagli occhi chiari. A Budapest Visconti ha trovato ragazzi bruni con gli occhi tartari. Thomas Mann. Sì, la Morte a Venezia, sì, infatti. È di nuovo una cosa vecchia, adesso fa sempre... Vecchio progetto, sì. Vecchio progetto, ma idea. perché? Perché? Mi interessa molto, ma hai ragione molto. Perché è molto tempo che voglio farlo e finalmente sono riuscito a trovare una combinazione. Con chi? Faccio, io lo produco e poi sarà... Ah sì, anche lei? Sì, e poi sarà distribuito dalla Warner. E lo faccio con Dirk Bogart come protagonista. Ah, come... Sì, e il bambino, appunto sono in giro per cercare il bambino, per cercare Tazio. È piaciuto Volasovic ieri? Sì, sì, sì. Ma no, però ci vuole un bambino di 12 anni. Sono 12 anni. I temi dei suoi film sono vari. Lei ha girato per esempio i Rocco e i suoi fratelli, Le notte bianche di Dostoevsky, ma ogni film nella sua arte è uno capisaldo nella sua arte, ma i temi sono vari. Sì, è giusto, è vero, sono molto diversi, perché i temi sono tanti, bisogna affrontarli tutti i temi. Io non ho un tema solo, ci sono dei registi che hanno un tema solo e che vanno avanti tutta la loro carriera a sviluppare sempre lo stesso tema con delle variazioni. Io preferisco pigliare temi diversi per arrivare alle stesse conclusioni, praticamente a dire le stesse cose. Il pattinaggio di Budapest, che è uno dei punti di riunione dei giovani più affollato, non ha fornito Tazio, come del resto scuole, palestre, campi sportivi scrupolosamente consultati. Nell'album di viaggio di Visconti a rappresentare il pattinaggio di Budapest, invece dell'immagine del ragazzo cercato, resterà piuttosto l'immagine di questa non più ragazza. Come altro definire la pattinatrice invaghita di sé?
Come aveva descritto esattamente Tazio Thomas Mann? Con sorpresa, Aschenbach notò che il ragazzo era bellissimo. Il grazioso volto pallido, racchiuso dai capelli color miele, il naso diritto e fine, la graziosa bocca, l'espressione di serietà incantevole e divina ricordava le statue greche dell'epoca aurea. E quella assoluta perfezione aveva un tale fascino che l'osservatore credette di non avere mai incontrato nulla di più riuscito in natura o in arte figurativa. Si accordava con questa prima e le successive descrizioni di Tazio il dodicenne svedese Björn Andersen? Tazio Visconti lo ha infatti trovato in Svezia. È stato il sesto o il settimo ragazzo apparso a fare il suo provino nella saletta affittata nell'albergo di Stoccolma. Ha interessato subito il regista, che tuttavia ha voluto prendere tempo, vedere ancora ragazzi in Svezia e altrove, per acquistare la certezza di essere il più fedele possibile al personaggio di Tazio nel racconto. Vieni Margareta. Guten Tag. Bitte. Piccolo attore. È un attore? Ah sì. In un film. Les figurations dans les films. Si? Ah oui, oui, je vois. Oui. Très De bien. 12 ans. 12 ans. Oui. Digo, promenera runt. Oui, dis-lui de marcher très lentement. Hein? Mycket långsamt. En rundring. Regarde la caméra, dis-lui de regarder. Titta på kameran. Sourire. Le. Le ner ut i tänderna. S'arrête là. Stop. Stanna där. Voilà. Voilà. Stanna där. Sourire un peu, sourire. Le lite grann. Visa tänderna. Merci. Photo. Oui. Yeah. Just strax. Voilà, in piedi anche. Come in piedi? Debout. Vill du stå? Per capire che sono quelli di Stoccolma questi, cosa fai? Non metti un segno? Sì, sulla lista che ho io sono. Ah, sulla lista. E no. Poi ricominciamo con la numerazione. E già, come facciamo? Io so quel numero. E no, perché si fa a Helsinki ricominciamo da 1, 2, 3, 4. Ne metto un S, un H, un V, un B, secondo le città forse. Ormai questi sono passati però. Numero? Dino? Dino il numero. You speak English? Yes. Oh, well. Not very much. 40 anni. 40 anni? A 40 anni? È un fenomeno. Come 40 anni? Cosa? 14. 14. 40 anni è un fenomeno. Très lentement, hein? Har du filmat något sånt? Ja. Un peu en film aussi? Oui. Regarde dans la caméra. Titta i kameran. Bien. Nu står jag vid Souris. Le. Ah non, souris. Souris tranquillement. C'est bouffon. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tourne un peu la tête. Vill du vända Profil. profilen? Profilen till. Talar du engelska eller Ja. franska? 36, Oui. Quel âge a-t-il? Il est très grand, hein? Oui, un peu éloquent. De taille, 15 ans. Tu vois. Oui. Il est très beau. Tourne la tête. Vänd profilen till. Très, Ah. très beau dans le photo. J'ai vu. Ah oui, tu as des photos ici? Vill du gå runt i en cirkel i rummet? Come alto, ammazza. Bello, di lui d'enlever son Du foulard. dragit på överkroppen. Du dragit på överkroppen. Visa i halvvaken. Devo regarder dans la caméra aussi. Och så titta i kameran och le lite också. Molto bello, proprio Très, greco. très beau. Promenera runt lite. Ja, det var inte alla.
Arretto primo piano, molto vicino. Sì, molto vicino, di 3/4, non proprio di faccia. Può girarsi un pochino poco. Tourne un peu, oui, très peu, comme ça, là. Là. Regarde là, ce monsieur-là. Non, 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 bouge pas, seulement la tête. Sourire. Sourire dans la caméra. Oui. Merci, faut faire des photos. Mario? Ah, fagli dei primi piani anche. A destra, a sinistra, in faccia e anche figura intera, a torso nudo anche. Finora ne hai visto qualcuno possibile? No. No, non ancora. Oh, sono carini, alcuni sono carini, bellini, ma non è ancora. Tac. Però la strada è buona, la strada è buona. Ci arriviamo. Come faccia è meglio questo, è un po' altino, E segui la numerazione del foglio, quello che poi... Vieni Maddalena. Il regista ha dichiarato di essersi deliberatamente messo nei panni di Gustav von Aschenbach, di essersi guardato intorno con gli occhi di Aschenbach durante il lungo viaggio che l'ha portato in giro per l'Europa del Nord e l'Europa orientale. Il personaggio di Aschenbach, affidato all'attore inglese Dirk Bogarde, Visconti aveva già deciso di modificarlo un poco, cambiarne la professione da scrittore a musicista e modellarlo su un musicista effettivamente esistito, il compositore Gustav Mahler, cui del resto si era ispirato anche Thomas Mann. Ma nel personaggio Titazio voleva rispettare il racconto alla lettera. Morte a Venezia, il film che Luchino Visconti ha deciso non soltanto di dirigere ma anche di produrre, dopo lo straordinario successo della Caduta degli Dei, al contrario della saga nazista, è tutto apparentemente accentrato su minimi fatti esteriori. I fatti maggiori avvengono all'interno del protagonista. Gustav von Aschenbach è un artista cosciente e vigile, un uomo che si analizza, che in fondo non si lascia mai sorprendere da se stesso. Quando si rende conto che l'apparizione di Tazio rischia di turbare le ferree abitudini in cui ha costretto la sua vita e secondo cui ha edificato la sua carriera, Aschenbach tenta la fuga, il ritorno alla roccaforte di Monaco di Baviera. Ma la sua fuga non va più in là di un trasbordo dal Lido alla stazione di Venezia. Ed Aschenbach è di nuovo all'albergo a spiare e ad ammirare il miracolo della bellezza in una creatura. Proprio per giustificare una simile abdicazione da parte di Aschenbach, il suo ridursi al fanatismo di un visionario, era necessaria a Visconti la massima accuratezza nella scelta dell'interprete di Tazio. Lo svedese di Stoccolma pareva veramente Tazio, ma prima di decidersi Visconti si è spinto ad Helsinki. Helsinki è stata un'altra tappa inutile. Inutile? È pur sempre servita al regista a chiarire maggiormente il senso della sua ricerca, quindi per niente inutile. Je vois pas les yeux. Che couleur il a? Mikä, katso, näette vähän silmiä. Regarde ici. Verdi. Oui. Vedi, una bella faccia. Beau visage. Dis-lui di fare la foto. Digli di fare la foto. Sì? Intera i primi piani? Sì, no, dovrebbe, se fosse Bruno potrebbe essere una specie di Yashu. Digli di mettergli, di mettergli Yashu, anche se è biondo. Quel tipo di faccia, è un po' giovane, ma... Aina tuo lappu sitten hänelle tuolla. Oletko sä esiintynyt missään? Telkkari semmoisessa näytelmässä tuli viime vuonna semmoisessa
Il a fait du théâtre à la télévision. Bon, on lui fait la photo, hein? Otetaan kuvastus, Joo. tässä huoneessa, jos nyt on. Nyt mä en muista. Perché lei desidera ragazzi finlandesi nel suo film? Non voglio un finlandese, voglio un ragazzo biondo con gli occhi azzurri chiari. E per trovare un ragazzo così sono venuto a Stoccolma, a Helsinki, poi vado a Varsavia, poi a Monaco di Baviera, poi cerco là dove le razze sono bionde e con gli occhi chiari, perché non lo potrei trovare in Italia naturalmente. E verdi occhi? E occhi chiari, occhi azzurri chiari. Quale metodo sceglie nella ricerca della... Ma faccio venire, vede, lei ha visto adesso una massa il più possibile e piano piano selezionando cerco di trovare quello che secondo me va bene. Avrà dei problemi di lingua con questa... No, ma il personaggio non parla molto, parla la sua lingua, che nel racconto è polacco, ma che potrebbe anche essere finlandese o svedese, non ha importanza, l'importante è che parli una lingua incomprensibile per gli altri, capisce? Come nel racconto di Mann, insomma. Tazio, secondo Thomas Mann, era polacco. Dunque la visita a Varsavia si è imposta come indispensabile, anche se Visconti forse aveva già fatto la sua scelta. Varsavia è molto cambiata, è una delle città che maggiormente hanno sofferto della guerra. Le vecchie costruzioni e quelle nuove raccontano al visitatore una storia di orrore, una tragedia incancellabile. E come è cambiata la città, come è cambiata la Polonia, così è cambiata la gioventù. Difficile identificare tra i ragazzi di oggi un ragazzo degli anni 10 come Tazio. I ragazzi di oggi vengono da altre categorie sociali, sono più vivaci e pratici, meno capricciosi ed enigmatici. Come lo aveva descritto Thomas Mann, il suo Tazio. Nel portamento del busto, nel movimento delle ginocchia, nel posare il piede calzato di bianco, il suo incedere aveva una grazia straordinaria. Dolce e fiero insieme, pieno di gentilezza, ingentilito ancora dal fanciullesco riservo. Una testa di Eros, dalla lucentezza dorata del marmo pario, dalle sottili sopracciglia pensose, e sulle tempie e sugli orecchi la coltre soffice e ombrosa dei riccioli cadenti ad angolo retto. Un aristocratico vero e proprio. Non solo di perfezione comunque aveva parlato Thomas Mann. Il suo Tazio era capace di improvvise impennate. Ecco quando Tazio, nobile polacco, si trova a passare accanto ad alcuni odiati russi. Andava lento, ma così lieve e fiero come se fosse del tutto usuale per lui il camminare senza scarpe, guardando verso le cabine poste trasversalmente alla spiaggia. A un tratto, però, scorse la famiglia russa, intenta a vivere laggiù la sua vita di gradevole concordia, e una tempesta d'ira e disprezzo gli sconvolse il volto. La fronte gli si rabbuiò, le labbra si strinsero verso l'alto, dalla bocca partì un ghigno di corruccio che gli sfigurò una guancia, mentre le sopracciglia si aggrottavano a tal punto che gli occhi ne sembravano respinti in dentro e lampeggiando, foschi e cattivi, parlavano un muto linguaggio d'odio. Abbassò a terra lo sguardo. Gettò ancora indietro un'occhiata minacciosa, poi, compiuto con la spalla un aspro gesto di rifiuto e di ripulsa, si allontanò dai nemici. Delicatezza e sgomento, un che di mezzo tra il riguardo e la vergogna, indussero Aschenbach a voltarsi, facendo finta di niente. Chi infatti assista casualmente al manifestarsi di una passione rifugge, se non è un cervello leggero, dal far uso, anche solo fra sé, di ciò che ha veduto. Non solo difficile, addirittura impossibile immaginare l'aristocratico Tazio coetaneo dei ragazzi polacchi di oggi.
lungo viaggio alla ricerca di Tato, ovviamente al Lido di Venezia. Dai ghiacci, la neve e la pioggia del nord alla mutevole primavera del sud. Visconti esamina, ricontrolla, riimmagina i punti capitali della storia che girerà. Ecco l'Hotel de Ben dove Thomas Mann ha ambientato il suo racconto e dove pure Visconti ambienterà il suo film. Il fascino di un'epoca da ricostruire e recuperare, regredendo negli anni 10 di questo secolo drammatico e prodigo. Un altro lungo viaggio da affrontare, ma questa volta nel tempo. Rimarrò dunque, si disse Aschenbach, dove poteva star meglio. E giunte le mani in grembo lasciò che i suoi occhi errassero nella lontananza marina, che il suo sguardo scivolasse, si perdesse, si frangesse nella caligine monocroma dello spazio deserto. Da profondi motivi nasceva il suo amore del mare, bisogno di riposo dell'artista che davanti all'invadente multiformità delle apparenze aspira a rifugiarsi in seno all'immensa semplicità, e nello stesso tempo una tendenza colpevole, affatto opposta al suo compito e appunto perciò piena di seduzione verso l'inarticolato, l'indeterminato, l'eterno, verso il nulla. Riposare nella perfezione è l'anelito di chi si affatica verso l'eccesso. E non è forse anche il nulla una forma di perfezione? Ma proprio mentre sprofondava nel vuoto di queste riflessioni, ecco tutto ad un tratto sull'orizzonte della sponda stagliarsi una figura umana, e appena il suo sguardo si risollevò dall'infinito e riuscì a fissarsi, riconobbe il bel fanciullo. E oltre il Lido tutta Venezia, attraverso la quale il mare si insinua sempre più minaccioso. Ma Aschenbach non pensa al pericolo, lo sfida, o forse semplicemente lo ricerca. È quasi come se fosse lui a volersi ammalare di colera, il colera che lo stroncherà definitivamente il giorno stesso della partenza di Tazio al seguito della famiglia. Nel pomeriggio Aschenbach si recò a Venezia. C'era bonaccia e il sole scottava, ma lo assillava la smania di seguire il gruppo dei polacchi. Il suo idolo non c'era. Seduto a un tavolino di ferro sul lato in ombra della piazza, egli sorbiva il tè, quando tutto a un tratto avvertì nell'aria un aroma singolare e subito ebbe l'impressione di averlo già fiutato da più giorni, senza esserne consapevole. Un odore dolciastro di medicina, un odore che evocava miseria, piaghe, scarsa pulizia. Lo analizzò, lo riconobbe non senza preoccupazione. Finì di bere il tè e uscì dalla piazza dal lato prospiciente la chiesa. Nelle calli anguste l'odore si faceva più forte. Alle cantonate erano affissi manifesti che in tono paternamente municipale diffidavano la popolazione dal mangiare ostriche e telline e dal far uso dell'acqua dei canali. Non v'era dubbio sul carattere reticente dell'ordinanza.
Vabbè, e lui di dov'è? Venezia. Visconti cerca interpreti minori a Venezia. La signora Pozza, no? Vabbè, anche lui lo puoi mettere insieme perché Sì. i capelli tagliati è meglio. Bene, ti tagli i capelli, sì. Ti taglieresti. Eh? Va bene. Ma non completamente, un po' meno di così. Questo va anche per l'albergo poi. Sì? Sì. Ma il bambino è bellissimo. Anche ciao il bambino. Forse per qualche oretta. Va bene, sì, sì. Grazie. Ah, questo è il bambino per l'albergo, la signora. Qualche bambino piccolo ci vorrà. Poi il gruppo degli fumatori. Ma non Il suo lungo viaggio alla ricerca di Tazio è finito. Ormai il regista ha raggiunto la convinzione che quello svedese di Stoccolma, Björn Andersen, è il Tazio ideale. Visconti saluta i collaboratori, fissa un appuntamento. Ciao, arrivederci. Presto si rivedranno per cominciare a girare Morte a Venezia, un racconto grave di tono puro, secondo la definizione di Thomas Mann. L'appuntamento è a presto e ci sarà anche Tazio. Perché chiamarlo ancora Björn Andersen? Si chiama Tazio ormai, Tazio e basta. Una creatura reale, splendida e insieme quasi una proiezione dell'intelletto, come dice Visconti.